Aiuto. E iniziamo così ridendo. Eh. Stiamo ridendo per delle montagne. Mm. Siamo qui con Elena, che non è che ho sbagliato a chiamarti, tu sei Monica. Che confusione. Che sarà perché mi amo. Sì. A me non mi ama nessuno. Non ti ama nessuno. Esatto, stiamo organizzando un evento di lapidazione di Monica. Iscrivetevi perché i biglietti saranno molto cari perché insomma, vabbè, dopo questo inizio assurdo di Totalmente. questa me la farai pagare la lapidazione, ho sperato Caramente, sì. quell'altra. Aspetta. Questa va tutta, eh. Iniziamo con la nostra amica Elena. 5, 4, 3, 2, 1. Mi sta mostrando una vita parallela. Lei che è un ragazzo che vive in una città sotterranea, quindi che è sotto la superficie della città principale, in questi cunicoli completamente al buio. Non vede mai la luce. Esce ogni tanto in superficie della città di notte, quindi comunque sempre al buio. Vita precedente? Sì, parallela. Vabbè. Elena, seconda sessione con me, ma praticamente diciamo la prima. Ci dà l'autorizzazione? Sì, sembra dotata quasi di ventose perché riesce a salire sul tetto di questo cunicolo sotterraneo e da lì mi dà l'autorizzazione, mentre a testa in giù quasi. Un geco. Cammina con le mani e i piedi sulle pareti. Esatto. Bene. Vibrazione di Elena. 21 miliardi. Consapevolezza. 164. PS. 37, 38. Vite. 1482. Cervello. 9 e mezzo circa. Va bene, tantissima vibrazione. 3 anni dalla sua precedente sessione, quindi è un po' come se fosse non l'avesse mai fatta, no? Nome del progetto di Elena. Mi è venuto schianto. Schianto. Nome della PS. Margherita. Della PE. Rubino. Messaggio diretto della sua PS a noi, anzi risposta alla domanda cosa facciamo qui oggi. Ben ritrovati. Andiamo a completare un lavoro. Elena si è data tanto da fare in questi anni. Bene. Vediamo cosa sono tornate, perché Elena ha fatto tornare, se ci sono, le sue entità eteriche. Vediamole.
E mi ha incuriosito molto un graffito che mi ha fatto vedere perché la sua entità eterica in un certo senso somiglia a quella, anche se è un po' invertita, perché mi mostra come entità che la interferisce un cavallo che è galoppato da un anfibioide, cioè è un cavaliere, però poi se lo guardi al di là dell'elmo non ha dei tratti umani, ma ha proprio la pelle del pesce e ha appunto le squame e ha queste specie di ventagli, sia in testa che lateralmente, che sono delle branchie. Ma pesce o anfibio? Mm, È un anfibio perché lui mi fa proprio vedere questa bocca aperta, no? Come se boccheggiasse, come se fosse importante il doppio ambiente, diciamo, no? Mm. Secondo o primo universo? Secondo, perché mi fa vedere che ehm, sul mantello dietro ha proprio disegnato il tridente di Poseidone. E quindi tu vedi che è un anfibioide o è un essere del secondo universo? Sì, è un essere del secondo universo legato a Poseidone, però molto complesso. Ma Però è come se fosse un pesce di Poseidone, ecco. un essere solo, Io ne vedo uno, sì. quindi ha un nome. Mi dice Jack al quadrato. Perché è quadrato? Mm, Come se ci fosse la radice di Jack, lui è elevato al quadrato. Eh, e c'è un Jack che si può presentare anche in un'altra maniera, no? Jack al quadrato si presenta così. Ok, altre? Una volpe, canide, una mantide. Poi? Io e DL ne vedo tre. Ok. Qual è la prima entità eterica che è arrivata dopo la sessione e quando? Allora, l'anfibio, boh, no, questa creatura qui di Poseidone. Ehm, Jack ehm, al quadrato. sì, è come se non fosse riuscita bene a rielaborare il lutto della morte dei genitori, no? Mhm. E ci fossero questi strascichi che la portavano molto in basso. E nel momento in cui lei andava proprio in basso, agganciava come in un vortice. Lei li crea molto spesso i vortici, sia in positivo che in negativo. Quindi inizia appunto, che ne so, da un pensiero di malinconia, nostalgia e anche un po' senso di colpa. Non sono riuscita a stare accanto ai miei genitori e poi come una specie di calamita a tutto attorno si crea proprio un vortice di altre sensazioni. Non sono compresa, non sono amata, eccetera, eccetera. Si crea, non so, questo vortice proprio di bassa frequenza Mhm. e quindi vedo proprio che nel momento in cui si è creato questo vortice, questo risucchio, allora le entità hanno avuto campo libero. Il primo a galoppare, approfittando di questo vortice negativo, è stato proprio questa creatura legata a Poseidone, La seconda? la mantide. Entità mentali, che immagino non abbiamo mai analizzato Mm. finora. E infatti mi risultano proprio antiche, perché una me la chiama proprio biberon,
eh, no? E proprio mi fotografa la sua infanzia. Mhm. Eh, L'altra me la chiama accoglienza e l'altra defezione. Vediamole. Allora, Biberon è come se mi regalasse una fotografia di lei che è molto piccola e che già sente il distacco dai genitori. È come se non avesse vissuto per tempo sufficiente la relazione fondamentale con la mamma. Ecco. E quindi proprio la grande assenza, no? Quindi mi mostra il biberon quasi come sostituzione della mamma, no? Poi ci sono altre figure che si sono occupate di lei, però è come se la mamma abbia lasciato un vuoto, no? Perché Che c'è livello? bisogno della mamma. E... 3. Rimane come un senso, non so come spiegarti, eh, di mancanza. Ecco, una tappa che le è mancata, proprio un pezzo che lei non ha potuto avere. Infatti mi fa vedere, ecco, come a volte il biberon diventa la sigaretta, no? Adesso me la dà in sostituzione. Mm. Quindi infatti la sua dipendenza, no, del fumo, che è un po' a singhiozzo, non è proprio costante, io non la riesco a vedere come un'entità mentale a sé stante, ma legata a questo biberon. Mhm. Mm. Accoglienza, livello. Lì è anche quasi accoglienza, un po' sentirsi quasi l'opposto. Cioè accoglienza ovviamente, come spesso vediamo le entità mentali, sono usate in modo provocatorio per indicare che il vissuto è l'esatto contrario. Cioè lei vive proprio il senso quasi di essere rifiutata e quasi perseguitata. Appositamente quasi le si escogitano delle cattiverie, dei trabocchetti, dei brutti scherzi, no, alle sue spalle, e le si mette in difficoltà, le si parla dietro. Ecco, quindi è l'esatto opposto dell'accoglienza. Che livello? Mm. Allora, questo è variabile perché mi fa vedere che ci sono momenti in cui riesce invece a sviluppare l'esatto opposto, no? Un grande senso di comunione, tipo con quella sua collega lì. Lei ha un rapporto speciale. Poi però c'è tutta l'altra parte per cui cioè, si sente completamente isolata, esclusa, no? Eh, quindi potrebbe variare fra il 4 e il 5. Defezione. Io vedo un po', me la collega un po' alle altre due di entità mentali, come se quasi la conseguenza di queste due entità mentali fosse un atteggiamento a volte un po' di rinuncia. Mm. Ehm, eh, quindi è come una sorta di autosabotaggio, perché vengono impiegate tante energie per raggiungere, no, un certo obiettivo, però a un certo momento è lei stessa a gettare la spugna, a rinunciare, ad abbandonare l'impresa. Ehm, Lei stessa fa delle cose che poi, diciamo così, la portano a mandare all'aria la faccenda. Che livello? Ma secondo me è sempre intorno al 4. Va bene. Causa esoterica di allergia asmatica.
Allora, più che una causa esoterica, me la dà come una causa più psicologica, nel senso che è come se lei fosse totalmente intollerante all'ambiente in cui è, tanto da percepirlo come soffocante, tanto da renderle faticosa proprio la respirazione. Infiltrazione alle ginocchia. E lì c'è proprio un impianto, perché mi fa vedere lei che ha una serie di placche disposte in orizzontale che sono molto simili, collocate in diversi posti del corpo, e ce n'è una che va da ginocchio a ginocchio, proprio come a bloccarla. Denti rotti. Lì l'impianto non c'è. Ehm, io questa qui la vedo più legata all'entità mentale biberon, più legata proprio al suo vissuto di figlia, ehm, nel non poter essere stata così tanto seguita ehm, dalla madre. Ehm, dolori inguinali. E lì vedo tipo un altro impianto che va da anca a anca. Sai che ti dicevo delle varie placche? Mhm. Ce n'è una che si estende, sono impianti eterici, da anca a anca, e quindi ovviamente in questa sua estensione prende gli inguini. Ehm, perché l'hanno aperta e chiusa senza un motivo? E tra l'altro più o meno la zona è quella. Mm. Mhm. Ehm, ehm, Elena ha delle facoltà psichiche anche tenute un po' basse da questi impianti, perché più fastidi fisici le procurano, più per lei le sue facoltà sono limitate, perché ovviamente è sempre presa dal curarsi questo, sentire il dolore di lì, dover fare l'intervento da quella parte. E questo fa sì che lei rimanga più concentrata sul suo corpo dolente, Mhm. anziché sulle possibilità sue psichiche. Perdita di equilibrio improvvisa. Questo, per esempio, lo vedo legato all'impianto mentale. Mi fa vedere proprio come una spatola che è infilata a livello della calotta cranica Mhm. e va, non so come dirti, parte da qua e poi un po' in diagonale, no? Essendo la spatola bella larga, ampia, finisce per andare in diagonale. Mhm. Mm? Andando proprio a disturbarle tutto il senso dell'equilibrio legate per esempio alle orecchie, e altrettanto producendole questi movimenti a scatto involontari della testa, che anche lei non capisce bene, che quasi sembrano dei tic. Ah, ok, quindi sono collegati ai movimenti involontari della testa. Ecco, quelli. Sì. Reni. Io Reni di nuovo lo vedo legata alla madre, sai? È come se, pensa che lei ha sempre parlato appunto del fratello, no? Io avevo visto come una sorella. Ehm, che penso appunto che lei non abbia, e la cosa mi è sembrata molto curiosa. Come se lei a un certo punto, te la butto lì, no? Come la sensazione proprio, percezione forte che mi è arrivata, che lei a un certo punto della sua infanzia abbia anche pensato che Ha una se sorellastra. sì, o Mm. che se lei fosse stata un'altra, quindi la sorella, la madre Mm. si sarebbe occupata di più di lei. Ah, Mm. Che questo trattamento così in realtà era riservato a lei in quanto lei.
Figlia femmina? No, non ho capito. No, cioè come se... Lei ha un allora, fratello e una sorellastra, che penso sia arrivata ah, dopo. ecco, Sì, una sì, ha una sorellastra. sorellastra. Ah, ecco, perché ci aveva parlato solo del fratello, perché mi veniva la sorella. Ok. E allora probabilmente ha sentito una sorta di disparità di trattamento. Ehm, cioè, come se sentisse che il fatto che lei non ha potuto godere della mamma è stata sì una condizione della mamma, però allo stesso tempo, come accade quando si è bambini, no? Che ci si assumono delle responsabilità e si dice no, la mamma non sta con me per colpa mia, no? Perché non vuole stare con me. Mm. È un classico meccanismo, no, del bambino di colpevolizzarsi. Mhm. Ecco, ed è come se in qualche modo lei pensasse che magari alla sorellastra è stato dato qualcosa in più, Pupille? affettivamente parlando. Ok, pupille disarmoniche e calo della vista. Allora io lo vedo proprio legato a quella vita in cui tu hai detto correttamente che lei sembra quasi un geco. Adesso non so se è il geco o è un altro tipo di creatura di questo genere che ha gli occhi indipendenti, Il che si muovono, camaleonte. ok? Che si muovono in varie direzioni. Il geco no, è il camaleonte, perché le Ok, ha sui due lati della testa e quando il lato destro guarda in alto le mosche, il lato sinistro guarda in basso le formiche, per dire. ok. E praticamente questo ragazzo che vive in questa situazione pazzesca, no? Come lui altri, è come se dovessero sempre stare in allerta, c'è sempre una costante situazione di pericolo. E allora hanno come anche assunto delle caratteristiche paraumane, che però sono utili in quel contesto lì, per difendersi. E la forte connessione che lei ha con questa vita è come se le facesse acquisire alcune caratteristiche di questo ragazzo qui, che a me mi dice si chiama Johnny, lui. Non ho capito chi è questo Johnny. Questo Johnny è il ragazzo che abbiamo visto all'inizio in questa vita parallela Ah, che vive nei sotterranei e che si arrampica, si muove un po' quasi anche come se avesse delle ventose per tutta la superficie. che numero delle vite che ha? È Johnny. Io la vedo proprio come una vita parallela con cui lei è connessa. Ok, sì, sì. Eh, Se sono 1482, questa è la numero. cioè mi dice 1464. Vabbè, dove? Mi dice Bucarest. Ok, possiamo dire da dove vieni, Elena? Romena, ok. Va bene, finiamo spalla destra. E no, qua io non vedo un quadro di questo tipo, ma vedo proprio come ehm, lei che si è concentrata tantissimissimo sul lavoro e si è tuffata, diciamo così, ehm, non so come dirti, caricando tutto su se stessa, cioè senza avere una figura maschile di riferimento ed essendo lei la forza lavoro proprio, essendo lei quella che si sostenta economicamente e allo stesso tempo proprio che si dà anche il sostegno emotivo. Infatti, per esempio, anche la figura del fratello è molto carente, no? Quindi figure maschili di riferimento non ce ne sono. È lei quindi, no? Nella parte destra. Fumo, se c'è una causa esoterica. Sì, l'ho vista legata proprio all'entità mentale Biberon, proprio come se fosse, non so, sai quel succhiare, no? Di quando sei bambino. Mhm, Ecco, perché alla fine con la sigaretta un po' fai così, ciucci, no? Mm. mhm. E lo vedo proprio legato a quello, come se lei
le è mancato proprio quella parte lì di intimità, di scambio profondo che c'è con la mamma e che è necessario. E lei ne ha risentito molto di questa assenza di vicinanza. Interessante la sigaretta ciuccio, Mm. ma vale solo per Elena o per tutti? Non mi sento di dire per tutti, però anche per altre persone sì. Spesso, diciamo. Eh, Mi dice 40%, così, Ok. che c'è questa componente. In Elena poi è molto forte. Ho questa curiosità. I genitori di B, come la vedi? Ma loro è elettronica? Sì, però uguale. No. Una volta non era elettronica, però. Eh, ehm, Però mi dà due cause diverse per uno e per Sì. l'altro, sai? Mm. Chi è Ciuccio? Secondo te? Lui. Sì, E lei? un'altra cosa. Ok, gliela dirai. Mm. Va bene. Queste sono le cause esoteriche. Chiamiamo il fratello nel cinema e la collega. E la collega dice: Ah, meno male, così non ti devo stare lontana, visto che a volte dobbiamo forzatamente stare lontani in reparto. Oh, qua posso starti vicina senza nessun problema, Mm. a condividere le nostre esperienze, le nostre cose. Molto felice, molto gasata. Nel cinema, Elena. Ah, l'ex collega. Vabbè, uguale. Nel cinema ci sono i vivi. Viene qualcun altro nel cinema? Allora, non di questa regione, ma di dove lei aveva precedentemente abitato. Vedo due persone, lei ha prima abitato in un'altra regione, no? Di Mhm. quella regione lì. Portale aureo, finalmente i genitori, la mamma e il papà. Allora, anche se non in questi termini, un certo lavoro è stato fatto. Ehm, Penso dalla stessa Elena abbia tentato, perché per lei è stato molto doloroso questa questione, no? Mm. Come vengono? E la madre è venuta con un mazzo di fiori. È come a dire, forse avresti voluto portarmi questo il giorno del funerale? Ti vuoi che rifacciamo il giorno del funerale? Hai bisogno di questo, dice? Mhm. Rifacciamolo. Mm. Se mia Ricordatevi che figlia ha però, bisogno, lo rifacciamo. bene. Ricordatevi però tutti che c'è una VIC sempre a disposizione di tutti e che ci insegna che tutto questo è finto, è un gioco, è una farsa, è una recita e farsi condizionare il presente da una farsa e da una recita è un po' una cretinata. Se lo ricordi, la mamma disincarnata, il papà disincarnato e Elena incarnata. Mm. Poi, se vogliamo continuare con la recita delle scuole elementari, va bene. Non so per cosa, perché quando fai la recita alle scuole elementari lo fai per far contenti i genitori nella platea con i lacrimoni. Qua siamo noi gli spettatori e gli attori, che sappiamo che è una farsa. Dobbiamo continuare la farsa? Guarda, la mamma dice, sono fiori di lavanda. Li puoi mettere in casa, tipo sopra un cassettone, mi fa vedere. Li puoi mettere Vic. lì. E poi continuiamo con i fiori di lavanda.
Dovevo lavorare tanto, mi dispiace. Chi lo dice? Ah, la Elena. La mamma, sì, la mamma di Elena, sì. Lavorare tanto in che senso? Non poter essere a casa, Mm. non ero a casa. Tu lo sai quanto è difficile la vita delle donne da noi? È come se mi facesse intendere che spesso gli uomini sono dei soggetti difficili. Quindi è come se le donne spesso si trovano a dover compensare delle debolezze degli uomini e quindi si trovano proprio a farsi un grande mazzo. Un po' questo Elena l'ha fatto anche lei nella sua vita, a trovare poi degli uomini carenti da diversi punti di vista e andare lei a compensare queste carenze. Messaggio della madre a Elena. La forza di una bambina che cresce poco con la mamma e poi la forza di una donna che cammina nelle ostilità. Cioè, dice questo guardando la vita di Elena. Penso anche la madre abbia camminato parecchio nelle ostilità, nelle difficoltà. Mhm. Sì, c'è proprio questa affinità, questa sintonia. Messaggio del padre con Vic. Lo vedo con le mani così unite a livello, diciamo, della pancia. Mm. È come se stesse silenzioso, ascoltava tutto, seguiva questa interazione tra Elena e la mamma. Non so, come se non volesse parlare troppo, perché mi dice bla bla, come se fossero troppe parole queste. No, ho capito. Mi dice bla bla, no? Mhm. Come se sono state usate fin troppe parole. Non so se lui era un uomo di poche parole e magari quindi lo turba, no? Tutto questo. Eh, perché è come se mi facesse vedere, non so come dirti, una specie di anello delle dipendenze. Mi fa vedere come se Elena e suo fratello sono dei ciondoli dentro questo anello, ognuno con la propria dipendenza, no? Beveva. Tutte Eh, e due? Solo il as- papà. Mm. sì, cioè praticamente è come se lui mi mostrasse questa Il roba fratello. comune. Mhm. Sì, il fratello, ma Elena che ha la sua di dipendenza, anche se salta, no, con questa dipendenza, ovviamente molto più controllata perché Elena è molto più consapevole rispetto al Mm. fratello. Non Padre so, aveva la ludopatia. ecco, come questo dipendenze in comune proprio, cioè che poi sì, sono dipendenze diverse, però sono dipendenze. Va bene, Elena entra nella scena, si mette di fronte ai genitori. Cosa fa? Niente? Fa Eh, qualcosa o dice sì, è come qualcosa? se li volesse abbracciare
perché Elena in questo momento è in grado di neutralizzare tutti i ricordi e tutte le emozioni che spesso sono state conflittuali che ha vissuto nei loro confronti. E non è che sia stata proprio una vita semplice anche a livello psicologico per Elena, perché spesso ha dovuto farsi quadrare nella testa delle robe che proprio non cozzavano fra di loro, si scontravano. Quindi la vedo molto affaticata, no? Nel cercare di creare nella sua testa un'armonia dentro questa famiglia che era un po' disarmonica, ecco, sicuramente. Però in questo momento, Elena, io la vedo disposta proprio a neutralizzare tutto e ad abbracciare con un braccio il padre, proprio fa così, il braccio destro il padre, anche se vedo che alza il braccio destro con un po' di fatica, Elena, come se sentisse quasi una fitta nell'alzare il braccio per poterlo appoggiare sulla spalla del padre. E invece è più sciolto proprio il movimento del braccio sinistro per poter abbracciare la madre. Perché come ti ho detto, c'è il problema del maschile, è stato molto forte nella vita di Elena, di tutti gli elementi maschili nella sua vita e del maschile suo, quindi. Va bene, li salutiamo. Sì, però Elena proprio la sento priva di ogni risentimento, senza rancori, completamente. Ottimo. Li Vedo che dà un salutiamo. bacio sulla fronte a tutte e due. Benissimo. Li salutiamo e chiudiamo il portale Aurea. Adesso mi sento meglio, dice Elena. Benissimo. È stato chiuso un capitolo. Ah, esatto. Sia il rapporto con i genitori, sia il non essere riuscita ad andare al funerale né di uno né dell'altra. Sì, esatto. Due piccioni con una fava, proprio, sì. Bene, i vortici che crea, cosa sono? Guarda, lei ha questa forza psichica incredibile. Cioè, adesso noi gli abbiamo visto circa 9,7, circa 10, diciamo, no? Solo che in alcuni momenti lei ha dei picchi molto superiori. È come se lei fosse in grado, ma io non so se le è capitato, di fare proprio dei fenomeni poltergeist. Mhm. Mm. Questo perché le sue facoltà psichiche lei ancora non le padroneggia, ok? Quindi non le sa incanalare benissimo. Mhm. Indi per cui crea proprio dei movimenti energetici intorno a sé molto potenti, ma che le sfuggono dal controllo. Lei stessa non capisce che cosa sono. Ok? Mhm. Vedo che lei tende molto anche ad attribuirli all'esterno e magari a concepire il portale come un qualcosa di altro da sé. Invece è lei che crea questi portali. È lei che riesce a dare spesso una sbirciata ad altre dimensioni. Mhm. Mm. Quando lei è entrata in quel vortice, quando era sul luogo di lavoro, anche molto grazie alla presenza di questa amica, che ok, va bene, ex collega, no? Però una perla rara per lei, perché è una delle poche persone con cui riesce ad avere una connessione. mm? Quindi riesce proprio in quel momento a potenziare, ad attivare bene le sue facoltà psichiche. Però appunto in maniera incontrollata. Quindi lei si sentiva proprio risucchiare da questo vortice energetico prodotto da lei, un vortice energetico che in effetti le consente di effettuare degli spazi nel tempo. In che Solo modo? che ha bisogno di più Mm. gradualità.
per riuscire a fare questo, in modo da non esserne spaventata e travolta. Perché vedi, il suo progetto di vita è proprio questa idea di schianto, no? Un qualcosa di violento, di fragoroso, di improvviso, quindi lei vive molto questa roba qui di impatto forte, crudo. Mhm. Quindi anche questa esperienza qua lei la vive così e quindi anche con un certo terrore. Ehm, Perché le sembra di non poter avere controllo su questa roba qui. Lei invece ha proprio la possibilità gradualmente di sviluppare, attraverso quello che lei ha definito sogno lucido, questa pratica qui, di creare delle realtà che poi lei stessa modifica. Per lei la pratica del sogno lucido è molto buona, molto valida. Che cosa voleva dimostrarsi con questo vortice sulla testa, sul posto di lavoro? E la sua capacità di attivare queste potenti forze anche come reazione a tutta questa ostilità che percepisce intorno. Perché il punto è che quando lei è sottoposta a questo forte stress, che poi tra l'altro è quotidiano, è un bersaglio costante, le sue forze psichiche da un lato si alzano, si attivano, ma prendono una forma selvaggia, Mm. non ben direzionata, non ben convogliata. Lei invece è in grado di convogliare, di organizzare meglio le sue facoltà psichiche, ma volevano proprio essere una dimostrazione di come lei è in grado, cioè lei ha proprio a disposizione queste sue facoltà psichiche e sono molto forti, molto potenti. Ma viverle così di fatto non porta a nulla, perché porta lei stessa a spaventarsi e a non poter neanche sperimentare la cosa veramente fino in fondo, perché il luogo è sbagliato e perché mh, lei stessa si trova come in una sorta di momento ignoto, ecco. Mhm. Sogno lucido. Sì. Si trova all'interno di un toroide, all'interno del torsolo di una mela. Questo interno del toroide è un enorme, gigantesco muro tondeggiante, quindi, dove esistono migliaia di buchini in cui sono inserite delle persone. Un po' come la rappresentazione degli umani reali nel film Matrix 1. Mm. In quello stesso periodo, lei che vede anfibiani su anfibiani e sogni lucidi di anfibiani, nella realtà vede un murales che ci ha mostrato di una donna che impugna un'accetta che cavalca un pesce. Come ti dicevo, proprio il sogno lucido per lei, nello specifico per Elena, è proprio lo strumento giusto, perché lei riesce ad andare a vedere altre dimensioni, lei riesce ad andare a sbirciare proprio oltre il comunemente visibile. È come se lei, durante il sogno, riuscisse ad avere quegli occhi, eh, considerando che nella vita ha l'esatto opposto, ha degli occhi molto problematici, molto deboli. Mhm. Gli occhi invece che ha nel sogno lucido sono degli occhi che penetrano l'invisibile. E quindi nello specifico delle cellette di questo muro toroidale, lei è come entrata, non so come spiegarti, in una sorta di succursale del CERN, per farti capire, Mm. dove avvengono degli esperimenti in cui ci sono veramente delle persone sottoposte a questo tipo di esperienza.
Mm. dove vengono utilizzate delle forze, dei campi proprio elettromagnetici a forma di toroide. E lei è riuscita a vederli, un po' Mm. come se fosse, sai, l'acceleratore di particelle del CERN. Mm. Che riesce artificialmente a creare delle visioni, a creare delle esperienze in esseri umani che sono davvero collocati in vasche o in piccoli spazi, in celle. Molto spesso in verità io li vedo nel liquido, perché la parte liquida è importante. Mm. Però io lei ho visto che non era dentro queste celle, lei guardava. Non l'ho vista, cioè soggetta lei a questo esperimento, ma lei che assisteva. Lei è soggetta ad abduction? Allora, sì, Quindi tu... perché è come se volessero capire e frenare come a diavolo lei fa ad andare a sbirciare in questi progetti che sono molto vicini a quello che accade davvero. Quello che lei ha visto accade davvero. Sì, ma qual è lo scopo di questi progetti? Mm. Adesso, per esempio, mi dice l'effetto Mandela, no? Mm. Mhm. Mi fa vedere come, prendiamo, va bene, come riferimento il CERN, ma sicuramente ce ne sono altri di centri che svolgono attività simili. Io dico il CERN perché è quello reso un po' più noto. Come se riuscissero proprio attraverso tutti questi marchingegni, che sono un mix di elementi meccanici e di elementi energetici, no? Perché lei l'ha visto questo toroide. Mhm. Quindi questo lavoro elettromagnetico che loro fanno, riescono proprio a cambiare le linee temporali e quindi a gestirle in base a come serve a loro inteso i potenti. Quindi cambiare le memorie, cambiare le memorie, intendo collettive anche, Mhm. quindi ricordarsi che un evento è avvenuto in una certa maniera, ma non è avvenuto in quella maniera lì. Mm. Quindi loro fanno questi esperimenti partendo dal piccolo, condizionando delle piccole memorie, che credo che sia proprio questo è il caso del tipico effetto Mandela, no? Sì, Che sì. molte persone hanno il ricordo di Mandela in una maniera, ma in realtà non è quello. Cioè, se vai a ricostruire non è quello. Eppure perché così tanta gente ha il ricordo di Mandela così? Mhm. Mm? Quindi Alcuni ricordavano sì, quando vai. lui era ancora in galera, ricordavano il suo funerale con tanto di servizio in televisione, le condoglianze, tutti gli invitati illustri nel mondo, eccetera. Esatto. Com'è possibile così tante persone? Perché sono proprio questi esperimenti che loro fanno, che questo è, tra virgolette, piccolo, però sono come le esercitazioni per arrivare a dei condizionamenti più profondi, ovvero alterare proprio gli elementi, no? I 4 elementi, per modificare le linee temporali, che è sempre un modo tipo per rimediare a degli errori. Se tu modifichi la linea temporale, Mm. cosa fai? Vai a creare una roba che rimedia all'errore e continui a portare avanti l'elite di Mm. potere, no? Mhm. Certo, Ecco, questo, diciamo. una sorta di reboot temporale. Sì, Il lavoro non è proprio un reset, ma è un riavvio di un qualche cosa che doveva andare in un certo modo, non è andata in un certo modo. Sì, sì, esatto. questi fanno quello che vogliono, no? È che noi facciamo tutto invece. Ma lei ha visto o non ha visto esperimenti con la sua anima? Lei ha visto se stessa, un'altra se stessa che veniva verso di sé, e poi tutti riuniti in un corpo. E, questo è difficile, no? Perché adesso noi giustamente stiamo cercando di spiegare in maniera logica delle cose che
sono invece multidimensionali, no? E noi ci esprimiamo in una sola dimensione, molto lineare, così. È come se lei fosse e non fosse dentro quell'esperimento lì. Perché c'erano alcuni individui che erano al 100% dentro quella roba lì. E lei è come se, essendo dotata di queste particolari facoltà psichiche, quindi di un'anima più sveglia rispetto agli altri, solo in parte era partecipe di quell'esperimento. L'altra parte era lì per testimoniare l'esistenza di questo. Io non so se a Elena risuona questo Sì, doppio sì. ruolo. Chiamiamo la sospetta fiamma che fiamma non era nel cinema. No, non era. A volte veramente Elena vuole concedere le possibilità ai ratti. Scherzo, vai, adesso esagero, però Certo. dai. Esiste la fiamma? È come se lei non la volesse là. Mm? Perché non so, non la vede proprio come il posto in cui lei può trovare un'anima neanche affine alla sua. Ecco. Adesso per esempio me la fa vedere in Lombardia, io non so se lei può avere dei contatti in Lombardia, però me la mantiene comunque al nord, perché mi fa vedere Lombardia, mi fa vedere Valle d'Aosta e mi fa vedere anche Romania. Tre mi fa vedere. Causa esoterica del scarso interesse verso il sesso. Quello è molto legato all'entità mentale accoglienza. È il forte in lei il non sentirsi accolta. Indi per cui, non sentendosi accolta, non riesce a lasciarsi andare, ad aprirsi a questo. Allora, tieni conto che Elena è anche una persona molto sensibile, per cui lei, nel momento dell'atto sessuale, vedo che riesce anche lì a raggiungere delle altre dimensioni. Indi per cui quelle dimensioni lì non vuole e non può neanche aprirle a chiunque. Vuole vivere quell'esperienza con una persona che l'accolga davvero. Ok. Causa esoterica dei 7 interventi. È proprio legato a questo progetto Schianto, no? Che la vogliono proprio far vivere in questa roba che spesso sono anche improvvisi e senza senso, questi interventi, no? Come questo che c'è stato all'appendicite, la aprono, la chiudono, lasciano la ferita e cioè, non hanno concluso niente, dicono no, non c'era niente. Questa roba così improvvisa, violenta, che di fatto le fa perdere tempo, le fa perdere energia. Le fa stare dietro al corpo, perché ovviamente poi ci sono tutti i postumi, no? Dell'intervento, poi c'è ovviamente anche tutto il pre, anziché potersi dedicare proficuamente alle sue facoltà psichiche. Ok. Poi ho visto che poi ne approfittavano, no? Anche per andare a aggiornare gli impianti, no? Vedo specialmente quello riferito a anca e quello riferito per esempio anche alle ginocchia. Qual è la sua strada? Domanda sbagliata in realtà, perché la sua strada lei lo sa qual è. È il suo attuale mestiere da infermiera? Lei è molto portata per comprendere l'altro e proprio quel senso di accoglienza che lei sente non le è dato, lei lo riesce a dare all'altro che è in difficoltà, al debole. Cioè la vedo proprio tanto amorevole. Quando lei fa il suo lavoro è molto anche materna, amorevole e materna. Quello che lei non ha ricevuto vedo che lo dà. Quindi di fatto questo è il suo lavoro, perché lei esprime una parte importante di sé
anche perché lei, ma credo che ne abbia avuto modo di verificarlo, lei è anche in grado di curare, di guarire. Quindi è il contesto che è sbagliato, cioè non va bene la Sì, clinica, non va bene l'ospedale, ecco, quello no. ma va bene l'accoglienza, non la creatività, che peraltro va sempre bene, insomma, Sì. però non ci si può campare. No, no, però tenerla ben viva, Viva quello come... assolutamente Mhm, sì. E anzi, nel momento in cui vedo che si inserisce lavorativamente in un posto in cui è accolta, quindi non ci sono tutti questi legami con il sistema, perché dove lei è molto molto forte, anche la sua creatività ha un'accelerata e riesce anche a vendere delle cose, però è come un arrotondamento quello, ecco, è mm, una fonte di realizzazione. Ma io nel suo lavoro io la vedo molto molto capace. mhm, E quasi che non ci si spiega i risultati che lei riesce ad ottenere, proprio perché non è che sono solo dovuti alle cure canoniche. mhm. Ma quindi è il posto sbagliato, la regione, la città, o è proprio Come il se mestiere? lei avesse la possibilità di fare una scelta un po' diversa, di rivolgersi a delle realtà più recenti che hanno fatto delle scelte dissidenti rispetto al sistema. Mm. Naturopatia. Ehm, no, non necessariamente, sai? Se vuole sì, ma ci sono proprio dei contesti in cui si è scelto di privilegiare il rapporto umano Mhm. e di dire basta a tutto questo sistema qui, no? Di controllo di mascherine, di ipocondria, che poi vabbè, è chiaro che sono altre le ragioni, no? E Counseling? secondo me la cura è giusta, però è come se fossero dei lavori, non so come definiti, costituzionali, all'insegna della Costituzione. Non ho capito. Non all'insegna o all'insegna? All'insegna della Costituzione, dei principi della Costituzione, quindi del diritto veramente di essere curati, assistiti, eccetera. Ah, ok. Non questa pagliacciata che ormai si è sviluppata, no? Va bene. Come la vedi, Elena? Mm, con queste mani, non so se anche fastidia delle mani, perché me le fa vedere fluorescenti, come se queste mani fossero in grado, caspita, come mi faceva vedere nella vita precedente che ste mani, no, erano in grado di farla andare sul soffitto, no? Perché con le ventose si poteva appendere dappertutto. Adesso mi fa vedere come se fossero irrorate da questa energia fluorescente, quasi come se fossero delle antenne, eh, e potessero captare dei messaggi Mhm. intorno e anche inviare delle forme di energia molto forte. Infatti lei fa questo lavoro anche con i gioielli, giusto? Crea gioielli, perché quelle mani sono molto speciali. Va bene. Siamo qui oggi per debellare gli anfibioidi e tutte le sue interferenze, ma siamo qui anche per capire che queste interferenze le sono servite e le ha volute lei. Ah, certo. Quindi, attenzione, non ci dimentichiamo mai il fine ultimo. Noi non facciamo una semplice pulizia, ma passiamo questo messaggio che è fondamentale. Da adesso in poi non ci sarà una Elena perfetta, perché l'Elena perfetta non esiste, ci sarà un'Elena che farà la dea della propria vita, anche nel male, non solo nel bene. Vorrà fare una nuova esperienza, si creerà un'interferenza, farà l'esperienza e poi butta l'interferenza nel cesso. Mm. Cosa fa Jack al quadrato davanti a queste parole?
Si è nascosto sotto al cavallo. Eh, perché questa è la condanna a morte. Mm. Cosa fa il cavallo? Prova a nascondersi sotto Jack. Cosa fa il cane e la mantide? Ehm, È come se la mantide volesse nascondersi nel pelo. Mi sembra che sia una volpe, una cosa così. Nel suo pelo si nasconde, come un parassita, no? Cioè, come dire, non sono una mantide, sono una pulce. Va bene, buffonate. Sì. Elena che crea vortici nella realtà e che ha picchi di capacità medianiche ben superiori ai 9,5 di media, cosa vuole fare? È già in piedi davanti al cluster. Perché io vedo che lei ha anche queste capacità un po' di anticipazione dei pensieri, eh? Sono tutte facoltà che lei piano piano deve sviluppare, si deve proprio esercitare. Mm. Me lo fa vedere questo cluster come se ci fossero delle robe che lei me le presenta impolverate, no? Perché mi fa vedere un album vecchio di ricordi di famiglia e poi mi fa vedere questi strumenti che venivano utilizzati per intubare, anche questi pieni di polvere. Non so, ci sono vari oggetti alla rinfusa, poi mi fa vedere un posacenere lì in mezzo, Tiene tutto? niente più. Butta? Tutto così impolverato non mi serve. Butta, butta via nel portale definitivo, butta. E al suo posto cosa lascia? Da queste mani che stanno diventando sempre più lunghe, no? Energeticamente parlando, stanno proprio sviluppando delle radici, ogni dito è come se fosse una radice, e vedo proprio che lei, le mani sono distanti, no? Le dita sono molto distanti, fisicamente parlando, ma invece da un punto di vista energetico convogliano le une verso le altre per andare a creare l'ad eternum. E che forma ha? E qua sembra una fiamma enorme. Avatar. Io non lo vedo più, l'avatar. C'è una scarpa vecchia e basta. Bianca è quella. Eh sì, via. Sì, sì. Fiamma enorme anche qua? Qua invece me lo fa a vortice, perché ha questa creatività molto espansa, no? Quindi cambia completamente la forma. Ok. Johnny esiste ancora? No, Nuova vibrazione. adesso mi dice 382, Nuova consapevolezza. 260, PS. 59, Vite. 902, Capacità medianiche cervello. 11 e mezzo. La nuova Elena. Cosa vuole dirsi? Ho ricomposto i pezzi. Lo dice proprio come Archimede che dicesse Eureka, no? Mhm. Ho ricomposto i pezzi. Mi sento veramente intera e infinita. Mhm. Mi fa vedere lei dentro questa incredibile boccia energetica che ruota. Quindi c'è di nuovo, no? Questa idea del vortice. E lei in mezzo, dentro, all'interno, di questo globo di luce, e questo globo di luce ruota. E lei è ferma dentro, seduta.
Cosa vuole dirsi? So creare meraviglie in modo ordinato e consapevole. So crescere esponenzialmente nelle mie facoltà. So trovare l'amore della mia vita. Nuovo lavoro? Sì, se dovesse andare in questa direzione qua, di poter impiegare le sue competenze in un ambito controistituzionale, mettiamolo così allora. Nuovo amore? L'amore della sua vita. Nuove operazioni chirurgiche? No, perché lì lei riuscirà a utilizzare queste capacità di individuare le disarmonie del suo corpo e di trattarle lei stessa con le proprie mani. Perché vedo che smette di aver paura di quelle che sono le manifestazioni che lei stessa ha creato e inizia proprio a padroneggiarle, a utilizzare in modo proficuo, benefico. Nuova dipendenza dal ciuccio? Fumo? Di sigaretta? Allora, lei mi fa vedere che sta chiudendo come in una scatola d'acciaio tutto. Il pacchetto di sigarette, il posacenere, l'accendino, tutto quanto. Il biberon, sono tutti dentro una scatola d'acciaio. E dice che lo vuole buttare in fondo al mare. Lo fa? Se lo tengo in casa so che è uguale. Con l'immaginazione lo butto in fondo al mare. Benissimo. Come la vedi? Schianto esiste ancora? No, assolutamente no. Johnny esiste ancora? No. Lei la vedi come all'inizio? No, la vedo proprio come se fosse passata una specie di scanner di luce sul suo corpo e all'interno di lei, che le ha cambiato i colori, le ha cambiato le frequenze, le ha cambiato proprio il grado di vitalità. Le entità eteriche e mentali esistono ancora? No. Vabbè, e allora abbiamo finito.